Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Ragazzi, prima di procedere sempre con i nostri video inerenti al set di chimica, che l'ho stoppato un pochettino ragazzi, perché ovviamente il Natale sta arrivando e quindi con voi mi piacerebbe prima condividere delle decorazioni che farò per questo periodo di Natale. Ho fatto con voi tutte queste bellissime decorazioni di Natale, ovviamente i miei video riguardanti il set di chimica riprenderanno come sempre ogni martedì sul mio canale. Con voi mostrerò delle piccole decorazioni che ho fatto per il mio per il Natale. Quest'anno mi sono dedicata molto alla decorazione della tavola. Negli anni precedenti, se voi vedete nei miei video precedenti, ci sono le decorazioni per l'albero di Natale e quant'altro. Quest'anno invece mi dedicherò a fare delle piccole decorazioni per la tavola e farò delle piccole cosette per il mio villaggio di Natale e mi fa molto piacere condividerle con voi. Con voi vi mostrerò questa piccola decorazione da mettere per la cena di Natale. Praticamente qui è un portaposate. Qui abbiamo la fantasia di Babbo Natale, qui invece semplicemente un cappello. Vi mostrerò in due video diversi come fare entrambe le decorazioni da tavola. Prima di continuare con questo tutorial ragazzi vi invito sempre a iscrivervi al mio canale, di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto e ovviamente qualsiasi richiesta avete per qualsiasi decorazione natalizia scrivetelo sotto nei commenti ed io sarò veramente onorata nel fare qualsiasi vostra richiesta. Adesso vi lascio a tutorial. Parliamo con il nostro portaposate di Babbo Natale e ciò che ci occorre per realizzarlo avremo bisogno ovviamente del colore rosso e poi dei dettagli avremo bisogno del cinturino, qui abbiamo bisogno del giallo e ovviamente del nero. Poi avremo bisogno del nostro uncinetto e delle forbici e un ago da lana per le cuciture. Adesso iniziamo col tutorial. Inizieremo col colore principale che in questo caso è il rosso. Però facendo un numero di catenelle e farò ben 17 catenelle. Ragazzi, le dimensioni dell'uncinetto e della lana che ho usata ovviamente lo scriverò qui sotto in descrizione per voi. Quindi partiamo facendo 17 catenelle, 1 2 3 4 5 6 16 e 17. Dalla seconda in poi io cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente delle mezze maglie alte, quindi ho fatto per tutto il giro delle mezze maglie alte. 2 3 4 5 6 7 8 15 e 16. Adesso ragazzi, una volta completato il nostro primo giro, io farò una catenella aggiuntiva, giro il lavoro e nella prima maglia, mezza maglia alta sottostante, farò una mezza maglia sopra, prendendo tutta la solina. Per le successive prenderò invece solo la solina interna. E farò delle mezze maglie basse prendendo solo la solina interna fino ad arrivare alla penultima. Una volta che arriverò all'ultima farò come ho fatto per la prima, nel senso che prenderò tutta la maglia e non solo quella interna. Adesso lo vediamo insieme. Continuerò a fare queste mezze maglie basse solo prendendo la solina interna, 15, e nell'ultima io prenderò l'intera maglia
da fare la mezza maglia alta, così da dare più linearità ai bordi laterali. Adesso ragazzi, ciò che dovremmo fare è di lavorare in lunghezza il nostro lavoro, come potete vedere qui, in lunghezza. Io sono arrivata a 27 centimetri perché ovviamente inserendo le posate, così che metà delle posate sono all'interno e metà delle posate sono all'esterno, poi vi mostrerò l'effetto. Quindi lavorerò di lunghezza, io ho fatto fino a 27 centimetri. Dipende ovviamente da voi. Io ho fatto 27 centimetri perché mi piace che le posate siano metà all'interno e metà all'esterno. Se voi volete coprire tutte le posate ovviamente vi servirà più lunghezza. Quindi ciò che vi occorre fare adesso è lavorare fino a 27 centimetri. Ci vediamo una volta arrivati a 27 centimetri. Eccoci qua ragazzi, una volta arrivati alla lunghezza desiderata, io 27 centimetri come accennato, farò una catenella aggiuntiva, taglierò il filo e lascerò un filo lungo ovviamente per poter cucire i lati. Adesso ragazzi, ciò che ci occorre è chiudere una parte del nostro portaposate. Io chiuderò solo 8 centimetri perché poi il restante resterà aperto, perché le posate saranno per una mezza parte interna e mezza parte esterna. Quindi per 8 centimetri io chiuderò i miei lati. Ovviamente mi servirò di 2 marcapunti per poter chiudere entrambi i lati alla stessa posizione. Una volta posizionati a 8 cm i miei marcapunti, ciò che farò adesso con un ago da lana è cucire entrambi i lati ragazzi. Ci vediamo una volta che ho finito di cucire entrambi i lati. Eccoci qua, una volta abbiamo cucito entrambi i lati, adesso andremo a fare i nostri dettagli. Adesso ciò che farò questa cinturina nera ragazzi, farò semplicemente con il nero una catenella di 17 e farò 16 mezze maglie alte. Questo è ciò che faremo, quindi farò con voi 17 maglie, 17 catenelle scusatemi, e poi ci farò sopra mezze maglie alte e basta. 1 2 3 4 5 6 7. Ho fatto la nostra catenella. Io lavorerò in ogni catenella sottostante delle mezze maglie alte fino ad arrivare alla fine della catenella, poi farò una maglia aggiuntiva, chiudere il lavoro e avremo la cintura del nostro portaposate di Babbo Natale. Quindi ci vediamo a fine lavoro quando arriveremo alla nostra ultima catenella. Eccoci qua, arrivati alla nostra ultima catenella, chiudere il lavoro, taglio il filo. Invece la parte gialla della cintura farò una catenella di 20 leggermente più lunga ed farò delle maglie bassissime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20. Adesso farò delle maglie bassissime per tutta la mia catenella. 1 2. Ci vediamo una volta arrivati alla catenella. Eccoci qua ragazzi, una volta che ho finito con la cintura e la parte del cinturino, adesso con della colla a caldo, come potete vedere, unirò tutto questo al mio portaposate. Ci vedremo una volta quando il lavoro è terminato. Ed eccoci qua ragazzi, il nostro lavoro è terminato. Come potete vedere io facendo solo 8 cm di piegatura ho
delle posate un po' all'interno e per il restante fuori. Se voi volete coprire di più le vostre posate, ovviamente dovete lavorare di più in lunghezza. Questo è il risultato finale. Ovviamente manca il coltello, potete aggiungere anche il coltello, ed è questo è il lavoro terminato. Spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video con il portaposate a forma di cappello. Non dimenticate di lasciare un like a questo video e come sempre di iscrivervi al mio canale. Ciao e al prossimo video.